Ciao amici, allora come è noto non disponiamo della potenza nominale della nostra Sembike, dunque grazie al buon Mauro, che saluto, ci siamo dati come obiettivo un test empirico che ha l'obiettivo di misurare comunque la potenza erogata dal motore in funzione dello scenario in cui il motore eroga la spinta. Per l'occasione sono al parco e obiettivo di questo test è dunque ehm, diciamo svolgere la formula della potenza che mi ha indicato Mauro, vede al numeratore i metri di dislivello, quindi dal punto di partenza segnato con questo bastoncino qui al punto di arrivo che sarà sulla collinetta, sul quale andrò poi a mettere un altro bastoncino del genere, e in corrispondenza di questi due punti farò un print screen così da avere, oltre alla rilevazione fatta dalla GoPro, anche l'indicazione dell'altitudine data dal GPS. Quindi dicevamo, come si calcola la potenza non avendo a disposizione i dati di targa del nostro motore? Applicheremo questa formula che si compone di, al numeratore, altezza che vi ho detto come andremo a misurare, moltiplicata per forza di gravità, quindi per 9,8, moltiplicata ancora per peso di bicicletta e ciclista. Ora sul ciclista e gli accessori che vedete più o meno siamo sui 75 kg, la bici non ve lo saprei dire, magari verifico meglio dopo i numeri e ve lo faccio sapere. Mentre al numeratore è riportato il tempo necessario a percorrere il tratto, quindi diciamo riprendendo il tutto con la GoPro potremo avere un riscontro anche in questo senso e dovremmo dunque avere tutti i numeri che ci servono per tirar fuori questa potenza che il nostro motore è in grado di erogare. Il test in salita lo farò chiaramente senza spingere di gambe utilizzando l'acceleratore, quindi lo abiliterò proprio per fare questo test. Vi aggiorno dopo. Allora amici, il test terminerà in corrispondenza di questo lampione, quindi la salita è lì, io arriverò da lì e al lampione diciamo che il test è da ritenersi concluso. Per completezza ho messo pure un rametto a terra, però diciamo che non serve, basta il lampione perché qui finisce il nostro test. Allora amici, è tutto pronto, posizione di partenza, il print screen l'ho fatto, acceleratore attivo, potenza massima, il percorso sgombro, 3, 2, 1, via, solo acceleratore. Va leggermente più veloce rispetto a quello che mi aspettavo, perché mi aspettavo una massima inferiore a 10, in realtà ho avuto punte di 13, 14, come vedete va giù ma si sta riprendendo, troppo veloce forse, però vabbè, vediamo. Stop! Ok, ho urlato come un fesso, però la speranza è di riuscire a tirar fuori il tempo corretto. E non saprei dirvi quanto ci ho messo, facciamo tutto in fase di analisi del video, quindi in fase di montaggio proverò a tirar fuori dei numeri. Amici, allora proviamo a tirar giù qualche numero. Comincio dicendovi che la formula è questa qui. Questa è la formula di Ambrosini, semplificata perché non tiene conto di alcuni parametri quali l'attrito piuttosto che l'attrito delle gomme sul terreno piuttosto che l'impatto che c'ha il pilota con l'aria. Vi lascio comunque nei commenti anche un link ad una pagina che vi permette di utilizzare la formula completa, comprensiva quindi di tutti i parametri e nessuna semplificazione. Dunque, i numeri che abbiamo tirato fuori quali sono? Cominciamo con la massa, circa 27 kg tra bici e batteria, ai quali si aggiungono i 73 kg tra pilota e attrezzatura e arriviamo a circa 100 kg.
Poi G è una costante, ve la riporto pure. Il dislivello, come avete visto dai print screen, è di 14 metri. Il tempo che ho impiegato a percorrere quel tratto è di circa 46 secondi, dall'istante in cui ho detto via all'istante in cui ho detto stop come uno scemo. Dunque, la potenza è pari a 100 per 9.8 per 14 diviso 46, sono 298 watt. Ora, facciamo un po' di considerazioni. Questa potenza, cominciamo col dire che dal momento che tutte le misurazioni che vedete sono state fatte con strumenti non professionali, possono, anzi, di sicuro hanno qualche errore. Quindi lungi da me il poter dire che questo è un calcolo esatto per mille motivi, ma le persone intelligenti che mi seguono lo capiscono. Questo è un calcolo orientativo che serve a darci un'idea più o meno di come uno si può calcolare la potenza, due di quello che potrebbe essere il valore di potenza. Poi, oltre al fatto che le misurazioni sono di sicuro sbagliate, hanno, o per meglio dire, un determinato grado di errore, visto che gli strumenti utilizzati non sono assolutamente strumenti professionali, faccio un'altra osservazione. Tempo della prova. Come sappiamo, la potenza nominale è la potenza che il motore riesce a erogare per un intervallo di tempo ragionevolmente lungo. Questo perché? Per evitare quello che può essere l'effetto sulla potenza che ha l'erogazione della potenza di picco del motore nei primi istanti di sforzo. Che cosa voglio dire? Questi 46 secondi sono in realtà affetti dal fenomeno della potenza di picco, cioè nei primi istanti, comunque all'inizio, il motore comincia a erogare potenza e all'inizio ha una spinta più alta, proprio quella che definiamo potenza di picco. Alla lunga però si stabilizza su un livello di potenza più regolare e noi dovremmo quantomeno misurare questa potenza qua, chiaramente limitando il test a pochi secondi, a 46 secondi. Il valore che ci viene fuori è influenzato da cosa? Dalla potenza di picco, dal picco di potenza che il motore eroga. E quindi è falsato a piacere, diciamo, questo valore che tiriamo fuori qui. Dunque, io purtroppo non ho modo di effettuare questo stesso test su una salita più lunga, quindi la salita più lunga che ho trovato, come avete visto, era pure in curva ed è durata soli 46 secondi. Quindi se riuscite a far durare lo stesso test per almeno 2-3 minuti, chiaramente il valore che otterrete sarà di sicuro più preciso rispetto a quello che ho tirato fuori io. Altra considerazione interessante, nonostante i pochi secondi del test, vedete che i 300 watt tirati fuori sono ben distanti dai 500 watt con i quali si pubblicizza il motore della Sandbike. Quindi io già lo scrive Sandbike, lo dico io nei miei video, sebbene ci sia qualche simpatico utente che mi vuole per forza contestare, non c'hanno niente da fare, devono venire a rompere le scatole a me, va bene. Secondo me è ragionevole pensare che i 500 watt non siano la potenza nominale, come scritto da Sandbike e come penso di dire pure io, però chiaro, se qualcuno vuole contestare questo utilizzando dei riscontri oggettivi, ben venga, cioè mi piace argomentare, avete visto, cioè, l'obiettivo è dare un valore aggiunto con i video che faccio, quindi se riusciamo a trovare fuori altre informazioni, ben vengano, se vogliamo solo fare polemica poi vi blocco e finisce lì. Dunque, tirando le somme, credo che questo valore non sia assolutamente il valore esatto, però visto che molti, come me, hanno lo stesso problema di non conoscere la potenza nominale relativa al motore delle loro e-bike, in pratica tutti quelli che hanno biciclette cinesi hanno questo problema, con questo metodo che vi ho mostrato abbiamo, diciamo tutti, la possibilità di tirar fuori o provare a tirar fuori un numero che potrebbe essere, non dico esatto, però ci dà un'idea di quella che potrebbe essere la potenza nominale che il nostro motore riesce ad erogare. Chiaro, sono aperto al confronto, quindi ho cercato di dirvi tutto in maniera trasparente, però non sono un tecnico, lo ribadisco, non lavoro in quest'ambito, anche questo, e mi informo e condivido quello che scopro con voi. Spero di essere utile a qualcuno, se a qualcuno dà fastidio mi spiace, ma non voglio andare contro nessuno.
Detto questo, come al solito, commentate, proveremo a continuare la nostra discussione, il nostro confronto più che discussione nei commenti e penso poi di pubblicare anche un articolo sul blog perché credo che questa misurazione empirica della potenza dell'e-bike possa essere utile. Vi saluto, ciao a tutti!